Benvenuti nel canale Filati da Sogno. Io sono Marina e ciò che vedete è la mia nuova creatura, si chiama Canotta Sorriso. Allora, la canotta sorriso è una canotta da mettere, poi vi faccio vedere con il twin set, con il cardigan da mettere sopra, ok? Che è il cardigan sorriso che abbiamo fatto nel precedente tutorial. Nasce per un'esigenza particolare, quella di non avere problemi di taglia, cioè senza arrivare di nuovo al punto di dover calcolare come normalmente avviene per poter realizzare, no, una canotta. E ci siamo un po' scervellate, io e le mie amiche Vienna e Sofia, per come fare una canotta che sia adatta al cardigan sorriso, ma visto e considerato che è un punto molto antico, quindi molto utilizzato, che non sia una cosa già fatta, ok? Quindi era abbastanza complesso e oltretutto non volevamo che fosse una cosa già vista, perché altrimenti uno va a vedere il tutorial di un'altra, giusto? E a Vienna è venuta in mente questa idea che poi vi mostrerò. Allora, io ho realizzato questa canotta che ha praticamente uno scollo non a punta. Vi spiegherò nel tutorial come farlo anche in questa maniera. E con il retro, vedete, non a punta. Mentre l'altra canotta, che è questa, ha lo scollo a punta sia davanti che dietro e ve lo mostro nel dettaglio subito dopo, ma volevo più che altro mostrarvi come sta addosso. Ecco, io l'ho indossato semplicemente con i jeans, l'ho fatto della mia lunghezza, io ho una 44-46, ma può farlo cioè potete realizzarlo per qualsiasi taglia, partendo dal mio tutorial, dal principio e arrivate poi fino ad arrivare alla vostra taglia senza calcolare nulla, ok? Quindi sarà semplicissimo per voi realizzarlo. Ora ve lo mostro meglio nel dettaglio. Ed eccolo qui, guardiamolo ora nel dettaglio, ok? Perché a mio parere ne vale veramente la pena. Allora, abbiamo detto che si chiama canotta sorriso, ok? È realizzata in due parti, ok? Ma la cosa stupenda, a mio parere, è stata l'idea della nostra Vienna. Allora, Vienna ha pensato di partire sempre dall'ascella e in questo modo abbiamo elaborato in tre, come io, Vienna e Sofia, come poi arrivare a concludere la canotta. Questo è un metodo che io non ho mai visto, che parte, ripeto, bisogna dare sempre, eh, bisogna sempre dire, no? E ringraziare chi ti dà l'idea, e in questo caso io devo ringraziare Vienna per la sua idea, Sofia per l'incoraggiamento e ovviamente per l'affiancamento che ci ha dato, e poi in tre, perché di questo stiamo parlando, abbiamo realizzato lei. Allora, io trovo che sia ovviamente, perché sono troppo di parte, un qualcosa di eccezionale e potrebbe andar bene anche per un matrimonio, e lo vedrete quando gli metto su il suo giacchino, che diventa quindi un twin set. Il retro, vediamo se riesco a girarlo senza sospendere, eccolo qua, e a mio parere di una raffinatezza smisurata. Poi lavorato con il pure bambù, questo è il pure bambù che ovviamente è andato nuovamente in esaurimento perché tantissime di voi avete voluto realizzare Sorriso, e poi ovviamente la casa Ice Yarn lavora in tutto il mondo, no? Quindi non è solo per me ovviamente, ma anche per tantissime persone che già conoscevano il pure bambù e che hanno voluto appunto
realizzare qualcosa con questo filato, un filato stupendo, molto sottile. Io ho lavorato lui con l'uncinetto numero 2, ok? Questa volta ho usato l'uncinetto numero 2, io in base a quello che devo fare cambio l'uncinetto. In questo caso ho realizzato con l'uncinetto numero 2. Alla fine del tutorial io vi mostrerò anche appunto il gilet, chiedo scusa, appunto la canotta che ho indossato, che avete visto subito, con che filato l'ho utilizzato, e durante il video vi dico anche come ho fatto a fare la scollatura dritta dietro e rettangolare, sì, diciamo un po' più piatta sul davanti, e vi spiego come fare quel magnifico gilet che ha fatto Sofia, perché Sofia non voleva la canotta, preferiva il gilet, e quindi così vi diamo anche un'altra idea, no? Per sviluppare questo splendido sorriso. Scusatemi, ma lo devo dire, questo splendido sorriso. Quindi vi mostro ovviamente il gilet dell'ideatrice di questa canotta, che è Vienna, chiedo scusa, quindi vi mostro la canotta di Vienna e il gilet di Sofia, ringraziando entrambe per avermi affiancato in questo progetto. E poi andiamo subito al lavoro. Dimenticavo di farvi vedere il twin set completo. Questo è Aurora Cardigan più Aurora Canotta. Vi prego, ditemi qualcosa, che io sono terribilmente innamorata di questo progetto, terribilmente innamorata anche di tutti i progetti che hanno poi, di questa creatura che hanno poi realizzato le mie amiche di gruppo, e che appunto mi hanno mostrato la loro il loro stupendo sorriso. Ecco, volevo farvelo vedere completato. Eccoci qua con la nuova creatura. Allora, per questo progetto ci occorre il pure bambù, e per quanto mi riguarda utilizzerò l'uncinetto numero 2. Non preoccupatevi della taglia, perché partiamo insieme, qualsiasi sia la vostra taglia, che sia una bambina o che sia una donna di qualsiasi taglia stiamo parlando, non preoccupatevi, perché partiamo tutte insieme. Ci sono i vari step. Voi seguitemi passo passo e io vi porterò a vedere quando sarà il momento di allargare, di allungare, eccetera, eccetera. Ok? Quindi armiamoci del nostro uncinetto e andiamo a creare la nostra canotta a sorriso. Montiamo 5 catenelle. 1, anzi la prima non la contiamo perché è quella che blocca, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Teniamo fermo sul quinto e 1, 2, 3, ritorniamo sul quinto e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo sempre nel quinto e facciamo altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Ora 5 catenelle, andiamo nella maglia
disponibile libera, quindi questa, e di nuovo facciamo una maglia alta, la seconda maglia alta, 2 catenelle, rientriamo di nuovo dentro nella stessa maglia di prima e facciamo altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Dopo aver fatto le 5 catenelle andiamo nella maglia successiva, che in questo caso si è un pochino stretta, ma voi dovete cercare di entrarci così, e andiamo a fare la stessa cosa, quindi 2 maglie alte nella stessa catenella, 2 catenelle, sì, poi rientriamo di nuovo 1 e 2 maglie alte, di nuovo 5 catenelle, andiamo nell'ultima catenella e facciamo la stessa cosa, quindi 1, una maglia alta, la seconda, due catenelle e di nuovo 1 e 2 maglie alte. Ecco, il primo giro l'abbiamo fatto, quindi praticamente abbiamo delle coppie, vedete, degli angoli, no? Abbiamo uno, questo è il secondo, il terzo e il quarto angolo, con ovviamente 5 catenelle di separazione tra un angolo e l'altro. L'angolo è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e le catenelle di separazione tra i vari gruppetti degli angoli sono 5. Ok, adesso tiriamo su 3 catenelle, giriamo il lavoro, una catenella, entriamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia alta. Senza fare catenelle entro nell'angolo e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 1 e 2 maglie alte. Ora facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nell'archetto da 5 catenelle sottostante, facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entriamo nel nostro angolo, vedete, quello composto da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, entriamo quindi in mezzo e andiamo a fare il nostro angolo, quindi 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 1 e 2 maglie alte. Ora 5 catenelle, 3, 4, 5. Nell'archetto di 5 catenelle sottostante andiamo a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle. Nell'angolo, quindi di nuovo nel gruppetto, no? Da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, andiamo a fare la stessa cosa, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2 maglie alte, poi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle
entriamo nell'archetto da 5 catenelle sottostanti e facciamo una maglia bassa, e di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle, entriamo nell'ultimo angolino. Vedete, questo è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e facciamo la stessa cosa, quindi 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo dentro, 1 e 2 maglie alte. Però non è finita qui, perché dobbiamo andare nell'ultima maglia alta del nostro angolo, che è questa, entriamo nella testa dell'ultima maglia alta e facciamo una maglia alta, una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta, e abbiamo finito così il nostro secondo giro. Saliamo su con 3 catenelle, giriamo il lavoro, una catenella, andiamo, vedete che deve sempre rimanere sia alla fine che all'inizio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi noi abbiamo fatto 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più una catenella che è quella di separazione. Ora entriamo sulla maglia alta e facciamo una maglia alta. Ora passiamo decisamente all'interno del nostro angolino, ok? Proprio all'interno, qui in mezzo, e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto con 2 maglie alte, 5 catenelle. Nell'archetto puntiamo maglia bassa, 5 catenelle. Nell'archetto maglia bassa, 5 catenelle, e andiamo a fare il nostro angolo entrando proprio nel centro, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 1 e 2 maglie alte, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto sottostante, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto sottostante, 5 catenelle, entriamo nel nostro angolino e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 2 3 4 5, entriamo nell'archetto, maglia bassa, di nuovo 1 2 3 4 5, entriamo nell'archetto, maglia bassa, 1 2 3 4 5, completiamo questo giro con l'ultimo angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, senza fare catenelle. Andiamo, vedete, questo l'angolo è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Sia all'inizio che alla fine però abbiamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta che dobbiamo sempre fare passando a loro senza fare catenelle. Quindi entro nella penultima maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella, nell'ultima maglia alta faccio l'ultima maglia alta anch'io, ok? E salgo con 3 catenelle, giro il mio lavoro e faccio la quarta catenella.
Quindi abbiamo fatto una maglia alta e una catenella, la maglia alta con 3 catenelle e la catenella di separazione l'abbiamo fatta subito dopo. Quindi andiamo sulla maglia alta e facciamo la nostra maglia alta. Saltiamo queste 2 maglie alte che fanno parte dell'angolo, vedete? Andiamo nel centro e facciamo il solito centro, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, guardate questo. Il lavoro che abbiamo fatto prima ha portato i nostri 3 archetti, ok? Il giro precedente, quindi ogni lato avrà 3 archetti. Ogni lato, questi sono gli angoli, questi sono i 3 archetti. Gli angoli e i 3 archetti. Abbiamo 3 lati, in poche parole, ok? Quindi adesso inizia il nostro lavoro. Facciamo le nostre 5 catenelle. Entriamo nel primo archetto con una maglia bassa. Entriamo nel secondo archetto facendo 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Blocchiamoci con una maglia bassa nell'archetto successivo e 5 catenelle. Facciamo il nostro angolo, quindi 2 maglie alte, due catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. L'angolo è sempre composto nello stesso modo, ok? 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora ripetiamo con 5 catenelle, nel primo archetto una maglia bassa, nell'archetto centrale 7 maglie alte, 3, 4, 5, 6 e 7. Rimango sempre un pochino, ecco. Blocco nell'archetto successivo con una maglia bassa e 5 catenelle. Catenelle, entriamo nell'angolo, 1, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Oramai sapete che l'angolo è composto in questo modo. 5 catenelle, si rifà, nel primo archetto una maglia bassa, nell'archetto centrale 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, entriamo nell'angolo, come al solito 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, siamo arrivati alla fine, quindi vedete che io ho fatto l'ultimo angolino, vado sulla maglia alta e faccio la mia maglia alta, una catenella di separazione, vado nella maglia alta a fianco e faccio la mia maglia alta. Ok, si rifà 1, 2 e 3 ed è la prima maglia alta e una catenella di separazione, quindi totale 4 catenelle. Sulla maglia alta andiamo a fare una maglia alta e
subito andiamo a fare anche il nostro angolino, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Dopo l'angolo ci sono sempre 5 catenelle, quindi 2, 3, 4 e 5. Nell'angolo, nell'archetto facciamo una maglia bassa. Ora sulle 7 maglie alte andiamo a fare una maglia alta e una catenella, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Nella maglia alta successiva vado a fare maglia alta e catenella, maglia alta successiva, maglia alta e catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e non catenella, perché andiamo a bloccarci nell'archetto con una maglia bassa. Quindi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte, però questa volta con una catenella di separazione, ok? Tra una maglia alta e l'altra. Abbiamo fatto la maglia bassa nel nostro archetto successivo e ora 5 catenelle, 3, 4 e 5. Ovviamente facciamo il nostro angolino, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 5 catenelle, nell'archetto maglia bassa e rifacciamo di nuovo la stessa cosa, quindi su ogni maglia alta di questo ventaglio facciamo una maglia alta, ma questa volta una catenella di separazione, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, andiamo nell'archetto e facciamo la maglia bassa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte, 5 catenelle, e facciamo il nostro angolino, quindi 2 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte, ok? E abbiamo fatto i 2 lati. Il terzo e ultimo lato si fa nello stesso modo, quindi dopo il nostro angolo facciamo 5 catenelle, maglia bassa in quest'archetto. Adesso in ogni maglia alta faremo una maglia alta, una catenella, maglia alta successiva, una maglia alta, una catenella, maglia alta successiva, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella per 7 volte. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte sottostanti. Quando arrivate all'ultima maglia alta non dovete fare ovviamente la catenella, ma entrare nell'archetto e fare la maglia bassa. 5 catenelle. L'ultimo angolino, 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. Ora andiamo sulla maglia alta subito dopo, non quella vedete, la penultima, quindi la penultima, e facciamo la maglia alta, una catenella, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta. Allora fate attenzione a una cosa. La maglia alta successiva è questa, in mezzo c'è una catenella, vedete io comodamente mi sono piazzata qui, invece io devo lasciarla quella catenella libera, ok? E quindi entrare proprio nella maglia alta. Ok,
vedete che così almeno ha lo spazio in mezzo. 3 catenelle, giriamo, una catenella di separazione e una maglia alta sulla maglia alta. Ok, ottimo. Allora abbiamo fatto quindi la maglia alta sulla maglia alta, entriamo nell'angolino e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora 5 catenelle. Nell'archetto faremo una maglia bassa, una catenella, questa volta va fatta la catenella, e adesso tra una maglia alta e l'altra, vedete, abbiamo questa, diciamo, questo spazio, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, riprendiamo il filo, non lavoriamo, lo teniamo fermo ad altezza più o meno maglia alta, più o meno 2, e lo facciamo per 4 volte, quindi 2, 3 e 4, chiudiamo tutto, blocchiamo 2 catenelle. Cerco di farvi rivedere di nuovo. Allora entriamo nello spazio, quindi 1, teniamo fermo, 2, 3, 4. Abbiamo preso 4 volte il filo senza lavorarlo, facciamo passare il filo dentro, blocchiamo 2 catenelle. Si ricomincia di nuovo nello spazio seguente, abbiamo il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo all'interno, blocco 1 e 2 catenelle, rifacciamo di nuovo, abbiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, 1, 2, 3, 4 volte, faccio passare, blocco 2 catenelle, rifacciamo 1, 2, 3, 4, blocco 2 catenelle. Adesso provo a farvelo vedere anche così, vediamo se, ok, se vi può aiutare. Allora entro nello spazio tra una maglia alta e l'altra e faccio, quindi ho il filo sull'uncinetto, ok, entro, prendo il filo e lo tiro su ad altezza, vedete, io tengo più o meno questa altezza, ma anche se l'ho fatto in un'altezza più corta non è un problema, l'importante è che siano tutti e 4 della stessa altezza, tutte e 4 le tirate che fate, ok, quindi questa è la prima, seconda, vedete, prendo il filo, lo porto dentro, riprendo il filo, tiro e sono 3, filo e 4. Ho bloccato, questa è l'ultima, quindi non faccio 2 catenelle ma solo una, vado nell'archetto e faccio la mia maglia bassa. Devo averne 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 punti puff. Quindi adesso facciamo, abbiamo fatto la maglia bassa, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vi allontano perché, ecco,
5 catenelle, entriamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. L'angolo è sempre uguale. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 5 catenelle. Dopo l'angolo, prima e dopo l'angolo abbiamo sempre le 5 catenelle, ok? Entriamo nell'archetto con una maglia bassa. Ora, per fare i nostri punti puff dobbiamo fare una catenella di separazione per iniziare, ok? Quindi abbiamo fatto la catenella di separazione e rifacciamo i nostri 6 punti puff. 2, 3, 4, blocco, 2 catenelle, ripeto, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, blocco, 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, blocco, 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, blocco, 2 catenelle e riparto. 1, 2, 3, 4, blocco, 1 e 2 catenelle. L'ultimo, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, blocco, essendo l'ultimo, 3, 4, 5, 6, essendo l'ultimo, una catenella di separazione, entro nell'archetto e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 4 e 5, poi il mio angolo, 1, 2, quindi 2 maglie alte, ok, 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte, 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa, una catenella di separazione e si ricomincia da capo. 1, 2, 3 e 4, blocco, 2 catenelle di separazione, di nuovo 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, blocco, 2 catenelle di separazione, 2, 3, 4, passa il filo, blocco, 2 catenelle di separazione, continuiamo per tutto il nostro archetto. Ok, fatte i nostri 6 punti puff, abbiamo fatto la catenella, quindi ok, qui ho bloccato il mio punto puff, faccio la mia catenella, nell'archetto una maglia bassa, 5 catenelle, vado nell'angolino e 1, 2, 2 catenelle di separazione e altre 2 maglie alte. Sulla penultima maglia alta una maglia alta, una catenella e una maglia alta nell'ultima maglia alta, lasciando ovviamente la catenella centrale, ok? Quella centrale qui, in questo modo. Andiamo su a concludere questa, diciamo, sezione, ok? Che dopo vi spiego meglio. Adesso andiamo a concludere facendo di nuovo, ripartiamo nello stesso modo, sono 3 catenelle più una, vabbè, una era per girare, va bene così, quindi 4 catenelle in tutto, filo sull'uncinetto, sulla maglia alta una maglia alta, andiamo nell'angolino e facciamo 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 1,
2 maglie alte. Ok, la sequenza di questo mitico punto che risale all'età di mia nonna che me l'ha insegnato, e che ce n'è in giro comunque di tutti i tipi, però così non c'è, fatta in questo modo no, però amo proprio questo punto. La sequenza finisce in questo modo, con 5 catenelle, entriamo nello spazio di 5 catenelle con una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, saltiamo un punto puff e nello spazio una maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo il punto puff e nello spazio una maglia bassa, 2 3 4 5 catenelle, saltiamo questo punto puff e anche questo, quindi ne saltiamo 2 e nell'archetto facciamo una maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, saltiamo un punto puff, una maglia bassa. In poche parole, su ogni fiore o sorriso, come piace chiamarlo a me, abbiamo 3 archetti, ok? Su ogni sorriso o fiore abbiamo 3 archetti. Poi 5 catenelle, andiamo nell'archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, nel nostro angolino procediamo con le 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, 5 catenelle di separazione, nell'archetto una maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo un punto puff, nello spazio facciamo una maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo un punto puff, nello spazio una maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo 2 punti puff, una maglia bassa nello spazio, ok, 5 catenelle, saltiamo un punto puff, nello spazio una maglia bassa e abbiamo di nuovo 1 2 e 3 archetti, 1 2 3 4 5 catenelle, nell'archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, andiamo a fare il nostro angolo con il solito 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 2 3 4 5 catenelle e si rifà. Abbiamo fatto, eccolo, poi di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle, saltiamo un punto puff, maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo un punto puff, maglia bassa, 3 4 5 catenelle, saltiamo 2 punti puff, una maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, saltiamo un punto puff, una maglia bassa. Ripeto, sopra ogni sorriso o fiore devono esserci 3 archetti, mi raccomando. E poi abbiamo un archetto che divide, anzi in questo caso non abbiamo più sorrisi, poi dopo vedrete che tra un sorriso e l'altro abbiamo un archetto, comunque qui ne abbiamo 2 archetti per arrivare all'angolo e 3 archetti sul sorriso, ok? 2 3 4 5, nell'archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, andiamo nell'ultimo angolo e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora completiamo lavorando la penultima maglia alta con una maglia alta, una catenella di separazione e saltiamo, vedete, salto una maglia di base, una catenella di base e faccio la maglia alta subito dopo. E così abbiamo finito il nostro modulo. Allora, guardate bene, il modulo è composto proprio, quindi parte
diciamo parte dagli archetti e finisce con gli archetti, ok? Adesso da questo momento in poi si parte con il secondo modulo e vi faccio vedere come partire, però la sequenza è questa, è quella che vi ho fatto vedere io. Dobbiamo semplicemente andare avanti fino ad aumentare la dimensione dei nostri fiori, quindi la dimensione ovviamente della nostra metà del gilet. Ok, e per aumentarla dobbiamo semplicemente continuare a lavorare come io vi ho mostrato. Adesso vi mostro come si fa a fare più sorrisi, quindi più sorrisi ci sono, più grande verrà. Allora, proseguiamo, tiriamo su le 3 catenelle, giriamo il lavoro, una catenella di separazione, sulla maglia alta faremo la nostra maglia alta, poi andiamo nel nostro angolino e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Cinque catenelle di separazione, nell'archetto facciamo una maglia bassa e nell'archetto successivo, quindi sempre a lato del nostro sorriso quando dobbiamo ripartire, andiamo a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte. Nell'archetto successivo una maglia bassa, 3, 4, 5 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa, 3, 4, 5, nell'archetto successivo una maglia bassa e nell'archetto successivo, quindi abbiamo fatto 2 archetti, vedete? Nell'archetto successivo, quindi a lato del nostro sorriso, dobbiamo fare l'altra partenza del nostro sorriso, quindi sono 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, una maglia bassa nell'archetto successivo e 5 catenelle. Entriamo nel nostro angolino facendo il solito, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 5 catenelle. Nell'archetto successivo maglia bassa, nell'archetto successivo 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte, nell'archetto successivo maglia bassa, 2, 3, 4, 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa, 2, 3, 4, 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa, e quindi abbiamo fatto 2 archetti sopra il sorriso, a lato invece nell'archetto successivo 7 maglie alte, 3, 4, 5, 6 e 7. Nell'archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nella nostra parte centrale. Ok? La stessa cosa la fate qui, quindi 5 maglie alte, 5 catenelle, scusatemi, nell'archetto maglia bassa, subito dopo 7 maglie alte, bloccate. Lo facciamo insieme? Che ne dite? 1, 2, 3, 4, 5 catenelle,
maglia bassa, 7 maglie alte, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte, nell'archetto successivo maglia bassa, 2, 3, 4, 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa, e in questo archetto andiamo a fare 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte. In questo archetto maglia bassa, 5 catenelle. Andiamo a fare l'ultimo angolo, quindi entriamo proprio nel nostro angolino e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte. Nella penultima maglia alta facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, lasciamo la catenella sottostante libera e in quella precedente facciamo una maglia alta. Quando vedete che non l'avete preso ve ne accorgete, ok? Ok, benissimo. Adesso 1, 2, 3 catenelle, giriamo il lavoro più una di separazione. Entriamo nella maglia alta a fianco, maglia alta. E si ricomincia col nostro angolino, quindi 1, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 5 catenelle, nell'archetto, maglia bassa, e adesso facciamo di nuovo le 7 maglie alte con una maglia alta di separazione tra una e l'altra, quindi entriamo nella prima maglia alta con una maglia alta, una catenella di separazione, nella seconda maglia alta una catenella di separazione, nella terza facciamo la maglia alta e una catenella di separazione e via dicendo. In tutto abbiamo 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte con 7 catenelle di separazione. Andiamo a bloccare nell'archetto successivo con una maglia bassa, 5 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa e si ricomincia da capo, 7 maglie alte con una catenella di separazione in mezzo. 3, 4, 5, 6, 7. Nell'archetto successivo una maglia bassa, 5 catenelle. Ovviamente nell'angolo faremo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 5 catenelle, maglia bassa, e si ricomincia da capo. Quindi quello che abbiamo fatto in questo lato lo faremo negli altri 2 lati e ci vediamo alla fine. Arrivati alla fine del giro ho fatto il mio angolino e adesso vado sulla mia penultima maglia alta a fare la mia maglia alta, una catenella di separazione, entro nell'ultima maglia alta e faccio la maglia alta. Ho preso un po' troppi fili,
Ok, salgo di nuovo con 3 catenelle, una catenella di separazione girando e nella seconda maglia alta facciamo una maglia alta e poi nell'angolo entro e faccio le mie 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto e faccio la mia maglia bassa, una catenella di separazione perché questo è il giro dei punti puff. Quindi rifacciamo tra una maglia alta e l'altra i puff. 2, 3, 4, faccio passare dentro il filo 2 catenelle. Vado nel secondo spazio, 1, 2, 3, 4, faccio passare all'interno, blocco e 2 catenelle. Terzo spazio, 1, 2, 3, 4, faccio passare all'interno, blocco 2 catenelle. 1, 2, 3, 4, faccio passare all'interno, blocco 2 catenelle, 2 catenelle, 2, 3, 4, faccio passare all'interno, blocco 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi una sola catenella, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, una catenella e riparto col nuovo sorriso. 2, 3, 4, faccio passare, blocco 2 catenelle e via dicendo. Contiamo sempre, sono 6, quindi una sola catenella, vado nell'archetto successivo con una maglia bassa, 5 catenelle, entro nel nostro angolino e facciamo il classico 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 5 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa, una catenella di separazione e si ricomincia da capo. 2, 3, 4, faccio passare il filo, blocco e 2 catenelle e andate avanti come vi ho mostrato nel primo lato negli altri 2 e finiamo il nostro giro. Andiamo a fare le 5 catenelle, entriamo nell'angolino e facciamo le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nella penultima maglia alta una maglia alta, una catenella e nella terza catenella, perché poi sostanzialmente dobbiamo puntarla nella terza catenella, facciamo la nostra maglia alta. Finiamo la sequenza o iniziamola, perché adesso facciamo la sequenza con gli archetti. Quindi sono 3 catenelle, giriamo una catenella, nella seconda maglia alta una maglia alta e nel nostro angolo facciamo il solito 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Quindi ripartiamo con una nuova sequenza, così vi mostro come fare e poi vi lascio andare da sole. Sono 5 catenelle nell'archetto, maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, salto un punto puff, maglia bassa, 3 4 5 catenelle, salto un punto puff, maglia bassa, 5 catenelle, salto 2 punti puff, una maglia bassa, 5 catenelle, salto un punto puff, una maglia bassa. Ricordate che su ogni sorriso abbiamo 3 archetti, poi 1 2 3 4 5 catenelle, saltiamo da un fiore all'altro, quindi andiamo qui nel primo punto puff, 1 2 3 4 5. Dopo questo punto puff, maglia bassa, 4 5, saltiamo 2 punti puff, una maglia bassa, 3 4 5, saltiamo l'ultimo punto puff, una maglia bassa. Ok, quindi 1 2 e 3 l'abbiamo sul fiore e 1 tra un fiore e l'altro. Adesso 1 1 2 e 3 li abbiamo fatti, facciamo 1 2 3 4 5 catenelle, andiamo a bloccarle nel nostro archetto sottostante, 5 catenelle, entriamo nell'angolo, 1 2 e 2 catenelle, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 5 catenelle nell'archetto, maglia bassa, 4 5 catenelle, dopo il punto puff maglia bassa, dopo il punto puff maglia bassa, dopo 2 punti puff maglia bassa, dopo il punto puff maglia bassa, 1 2 3 4 5. Passiamo da, vedete, da questo punto puff saltiamo e andiamo subito dopo il punto puff del nuovo fiore, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, saltiamo 2 punti puff, 1 2 3 4 5, e facciamo, ecco, vabbè, qui ho fatto l'errore, vedete? Qui ho solo una maglia alta e tanto questo è un campioncino perché io ho già fatto tutte e due le parti, quindi vi sto solo facendo il campioncino. Comunque questa è un errore. Qui vanno 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, mea culpa, perdonatemi. Quindi qui abbiamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Fosse l'originale tornerei indietro, ma visto e considerato che è solo un campioncino questo, non torno indietro, ok? Perché devo disfarlo. Era solo per farlo vedere a voi. 3 4 5, quindi dopo aver fatto il mio angolino, 5 catenelle, blocco nell'archetto e ripeto quanto vi ho mostrato, ok? Quindi 5 catenelle, dopo il primo punto puff, maglia bassa, 5 catenelle dopo il primo punto puff, maglia bassa, 5 catenelle dopo 2 punti puff, maglia bassa, 5 catenelle dopo il punto puff, maglia bassa. Ora saltiamo da un sorriso all'altro, 5 catenelle dopo il punto puff del sorriso successivo, maglia bassa, maglia bassa, 5 catenelle dopo 2 punti successivi, puff, maglia bassa,
3 4 5, maglia bassa dopo il punto puff, 1 2 e 3, 1 2 3 4 5, andiamo nell'archetto maglia bassa, 1 2 3 4 5, facciamo il nostro angolino finale, 2 catenelle, 2 maglie alte, e adesso andiamo nella penultima maglia alta e facciamo la maglia alta, la catenella di separazione, entriamo nella terza catenella che formava la maglia alta e facciamo la maglia alta. Allora, ora vi mostro questo, così si capisce ben poco, però si intuisce come proseguire. In poche parole, questa è la nostra metà, questa è il nostro metà gilet o metà canotta. Ok, come proseguiamo adesso? Semplicemente come vi ho già mostrato, quindi si riparte da questo giro, il giro dove ci sono le 7 maglie alte, ok? Quindi ritornate indietro e dove ci sono queste 7 maglie alte, quindi siamo al giro 1 2 3 4 5 6 e al settimo giro, non è vero, l'ottavo giro l'ottavo giro, comunque da questo inizio fiore, ok? Quindi si riparte sempre con la maglia alta, la catenella e la maglia alta che sono qui, poi andiamo nei nostri angoli che sono sempre gli stessi, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e poi 5 catenelle, e vi bloccate nel primo archetto con una maglia bassa. Ai lati, vedete, ai lati del fiore si iniziano altri 2 fiori, quindi la sequenza è questa. Qui e qui ci saranno le 7 maglie alte, ok? E qui abbiamo solo archetti, quindi praticamente rimangono da 3 archetti, ne rimangono soltanto 2. Andate avanti praticamente ed esattamente come vi ho mostrato, quindi qui e qui e poi qui, quindi proprio nei lati. Adesso da un fiore ne avremo 2, da 2 adesso ne avremo 3 e di conseguenza aumenteranno, ok? Quindi voi ripartite esattamente da questa parte del fiore, quindi qui avremo il giro che adesso state per fare, le 7 maglie alte, quello successivo le 7 maglie alte con una catenella di separazione, quello successivo ancora avremo il giro dei punti puff. Si ricomincia da capo con gli archetti che abbiamo fatto, ok? Quindi niente di così particolare da fare insieme. Vi faccio vedere cosa succederà. Quindi se per caso vi siete dimenticati come fare, nessun problema, basta semplicemente guardare quello che abbiamo già fatto insieme e vi ritroverete. Adesso noi siamo qui, vedete, abbiamo fatto i 2, ecco, noi siamo qui. Il giro successivo ne avrete 3, poi ne avete 4, poi ne avrete 5, poi ne avrete 6 e viceversa, fino al punto che il vostro gilet o la vostra canotta prenderà la forma. Dovete andare avanti fino a quando? Fino a che questa parte, che è il giro scalfo, sia adatta al vostro. Quindi se una bambina vi fermerete prima, se una donna andrete avanti, se una donna più abbondante sarà più ampio lo scalfo, se una donna più minuta sarà uno scalfo più piccolo. Lo scalfo lo decidete voi, la misura è vostra. Io mi sono fermata, e ora vi dico, a uno scalfo di 24 centimetri e ho fatto in totale 1 2 3 4 5 6,
Ah, ma questo giusto, giusto, giusto. No, perché questo poi è dopo, quindi è questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fiori. Mi sono fermata a 7 fiori, ok? 7 fiori. Quindi quando voi avrete 7 fiori avrete la mia misura. Io sono una 44, 46, però non guardate me perché io a volte lo voglio più abbondante, a volte lo voglio più aderente, è difficile. Quindi cerco sempre, no, di indossarlo, vedere e a seconda di come mi piace, cioè a seconda di come me lo vedo bene, mi fermo o aumento i giri o diminuisco. E così dovete fare voi. Quindi andate avanti fino a che, innanzitutto parliamo di questo, del vostro scalfo. Non guardate me o altri, voi pensate solo a voi. Dovete guardare il vostro scalfo del il giro manica. Ok, deve essere comodo né stretto né largo. Andate avanti finché non avrete questa misura che corrisponde al vostro giro manica. D'accordo? E ci ritroviamo appena voi avete trovato intanto questa misura. Poi vi farò vedere come allargarlo e potrete farlo della misura che più volete. Intanto cerchiamo di arrivare al giro manica. Buon lavoro! Benissimo, allora io sono arrivata alla mia metà, quindi ho finito ovviamente completando anche la sequenza del sorriso, ok? Vedete? Ho controllato, sono praticamente all'altezza dello scalfo che mi interessa, che è quello che vi ho mostrato prima. Ora cosa devo fare? Devo andare prima di tutto a chiudere la mia spalla e la spalla si chiude solamente con questa parte qua, quindi dall'angolo, quindi questo angolo e queste due maglie. Quindi andiamo subito a chiudere la nostra spalla. Ok, la giro da questa parte, faccio 2 catenelle, prendo la parte opposta, entro proprio sulla testa della prima maglia alta e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado sulla seconda maglia alta e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado nella seconda maglia alta dalla parte opposta e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado in mezzo al mio angolo e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado in mezzo al mio angolo opposto e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado nella, diciamo, l'ultima a questo punto maglia alta del mio angolo e faccio una maglia bassa. Ok, e ho chiuso così la mia spalla. Taglio il mio filo, anzi posso anche non tagliare il mio filo. Sì, posso anche non tagliare il mio filo, faccio praticamente delle maglie bassissime e arrivo, aspettate, arrivo al centro di questo archetto. Il centro è qui. Ecco, così non taglio il filo. Maglia bassa proprio al centro, ok? E poi facciamo 2, 3, 4, 5 catenelle, andiamo dopo il mio punto puff a fare la maglia bassa, 3, 4, 5, maglia bassa qui, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 punti puff, maglia bassa, 2, 3, 4, 5, maglia bassa, 1, 3, 4, 5, salto da un sorriso all'altro. Ok, quindi facciamo il giro adesso degli archetti su tutti
tutti i lati e ci ritroviamo poi qui dove ci siamo lasciate, ok? Proprio dove abbiamo iniziato il nostro giro con l'unione, ok? Quindi facciamo tutti gli archetti come abbiamo fatto fino adesso. Quando ovviamente trovate l'angolo, fate l'angolo come avete sempre fatto, ok? Quindi andiamo avanti con i nostri archetti. E ci troviamo alla fine del giro. Allora, ritorno indietro un attimo per farvi vedere come unire. Allora, noi siamo partiti da qui, quindi abbiamo fatto delle maglie bassissime per arrivare al centro di questo archetto, abbiamo fatto la nostra maglia bassa e poi abbiamo fatto gli archetti come sempre facevamo, quindi sul sorriso sono 3 archetti e tra un sorriso e l'altro un archetto. Ok, abbiamo fatto tutto il giro, quindi davanti, sotto e dietro. Siamo arrivati all'ultimo sorriso, quindi abbiamo fatto i nostri 3 archetti. Ora andiamo a fare ancora 2, 3, 4, 5. Un archetto lo abbiamo ancora disponibile e lo utilizziamo, quindi maglia bassissima, maglia bassa e poi di nuovo 2, 3, 4, 5 catenelle e andiamo direttamente nella prima maglia bassa che abbiamo fatto con una maglia bassissima, chiudiamo. In questo modo noi abbiamo i 3 archetti che ci occorrono per il prossimo giro, ok? 1, 2 e 3 archetti sopra la spalla. 1, 2, 3 archetti sopra la nostra spalla. Ora vi mostro una cosa. Allora, ora è il momento di provarlo, quindi praticamente questa è la parte che stiamo facendo insieme. Ok, ovviamente è corto, ovviamente, quindi dovremo allungarlo, ma quello è un problema secondario, ok? Questa è la parte che stiamo facendo, questa è la parte invece che io ho terminato in larghezza, vedete? E adesso ed è quello che noi andremo a fare, ma ve lo mostro qui e vi dico di provarlo per un semplice motivo. Dipende ora se lo vorrete fare a V come in questo caso lo faccio io o se volete fare invece la versione con la squadratura qui dello scollo. Ok, ora vi mostro quello con la squadratura del collo. Allora, questa è ovviamente quello che ho già finito, ok? Qui non va con la scollatura a V, ma bensì l'ho praticamente terminato in questa maniera, quindi non faccio questa versione nel tutorial, ma ve lo spiego. La versione nel tutorial è quello con la V sia davanti che dietro, ok? E in questo caso invece io ho voluto scollarlo in questa maniera. Ok, allora è molto semplice, molto semplice. Innanzitutto avete visto prima, vi ho mostrato la parte che stiamo lavorando insieme, che era da questa parte qui. Dobbiamo arrivare alla quasi, diciamo, metà del nostro corpo, ok? E poi affiancandola con l'altra vedere che spazio ci rimane qui sul davanti. Se fate questo tipo, l'altro tipo di scollatura lo faremo insieme. Questo tipo invece dovrete andare avanti come adesso vi faccio vedere finché non arrivate a una buona misura, vedete? Dovete calcolare che poi dovete fare questo fiore qui. Quindi andate avanti verso più o meno la metà del corpo, io penso un fiore o due, poi dipende ovviamente da che misura avete voi. Poi
mentre io continuerò ad andare avanti per raggiungere la mia metà del corpo, voi la vostra metà del corpo la raggiungete con i fiori a questo punto. Quindi smetterete di lavorare in questa parte e inizierete il fiore nella parte ovviamente dove che corrisponde ovviamente alla parte dove potete fare il fiore o il sorriso, ma iniziate più in giù, quindi dovete assolutamente provare le due metà, vedere a che punto siete. Vedete, io ero a questo punto quando ho iniziato a farmi la scolatura squadrata, chiamiamola così, quindi anziché continuare col mio fiore tutto su, semplicemente qui ho smesso di lavorare e ho iniziato il fiore tra un sorriso e l'altro, fiore, sorriso, lo chiamo fiore e sorriso, voi mi capite. Quindi tra un sorriso e l'altro ho iniziato con il mio, però non l'ho completato, quindi ho fatto le mie 7 maglie alte, poi le mie 7 maglie alte con la maglia di separazione e poi anziché fare le 6 i 6 puff ne ho fatti solamente 2 4 5, ok, quindi ho evitato questo punto puff in modo tale che scendesse, vedete che praticamente scende un pochino e non mi rimane troppo arcuato qui, anche se lo volete fare anche il sesto non è che cambia di molto, ok, non cambia, ecco, solo questa è la differenza della V davanti, ok, quindi dalla canotta a V o la canotta squadrata, quindi praticamente anziché lavorare questo sorriso anche sopra, io non l'ho lavorato solo sul seno, sopra il seno ovviamente, e poi l'ho chiuso come chiuderemo le altre, quindi non vi preoccupate per la chiusura, quello, più che altro per farvi capire che se dovete fare questa scollatura sul davanti non dovete lavorare la parte sopra. Quindi cosa dovete fare? Mettete, lo provate, provate le due metà, guardate quando siete arrivate più o meno verso l'interno del vostro seno, calcolando che dovete poi fare una sequenza da una parte, una sequenza dall'altra, più la chiusura che come vedete occupa dello spazio, ok? Quindi calcolate quello, in base alla vostra abbondanza di seno, eccetera, eccetera, potete andare più avanti. Quando siete quasi arrivate, a quel punto smettete di lavorare la parte sopra, mettete un marcapunto da una parte e dall'altra della vostra metà del gilet, no, non è un gilet ma è una canotta, della vostra metà della canotta e partite con il sorriso a questo punto. Dietro è molto semplice, quindi metterete il segnapunto a questo punto all'altezza che volete voi, se la volete più scollata la mettete più giù, ok? Se la volete più scollata la mettete più giù. Quindi io direi in questo caso che ho il filato più spessino, io ho deciso di farlo partire qui. Poi decidete voi quanto e dove la volete scollare. Marca punto e partite con la lavorazione da qui. Dietro semplicemente, se si gira, mi fa una cortesia, grazie. Allora, semplicemente io non ho lavorato, allora ho chiuso tutta la parte, vedete? L'ho chiusa, ho chiuso tutta la parte, mentre in quella che facciamo insieme io la lascio andare a V. Quindi qui voi dovete decidere da dove partire con la vostra scollatura e quindi aumentare la stessa quantità di fiori che metterete davanti o sorrisi che metterete, la stessa quantità di sequenze, diciamo così. Se fate una sequenza davanti la farete anche dietro, però io parto, quindi metterete il marcapunto al punto di partenza e scendete in giù. Quindi io cosa ho fatto? Ho messo il marcapunto da dietro, sono scesa giù fino ad arrivare sotto, poi sono andata di lato e sono andata sul davanti, ok? Quindi ho fatto tutto il giro giro, poi ho proseguito sul davanti e mi sono fermata all'altezza che volevo.
ok? E poi sono tornata indietro, sotto e dietro dalla parte opposta. La stessa cosa ho fatto col gemello che è il suo destro, ok? O sinistro destro. Ok, questo è per fare il tipo di lavorazione che vedete qui, quindi con la scollatura eh, squadrata e chiusa dietro. È semplicissimo da fare, spero di avervelo spiegato bene. Invece noi adesso andiamo a fare la scollatura V, sia davanti che di dietro, che non è che questo sia difficile, semplicemente è molto più facile l'altra, ecco, non devi fare nient'altro che andare avanti. Quindi noi adesso con l'altra, quella che stiamo lavorando insieme, andremo avanti per fino a che non arriviamo alla larghezza del nostro corpo, della nostra metà corpo. Attenzione, quindi dobbiamo continuare la lavorazione finché non arriviamo alla nostra metà corpo, ok? Allora, un'altra piccola accortezza. Ora noi prima non ci interessava perché le due parti erano identiche, adesso però noi andremo a lavorare in modo quasi circolare, di conseguenza dobbiamo ben aver in testa quale è la nostra sinistra e quale è la destra. Per esempio questa qui è la mia destra e questa è la mia sinistra, ok? Quindi io sapendo che queste sono le due parti, io questa saprò che è la mia sinistra, l'ho già finita tra l'altro, adesso lavorerò la destra. Perché vi dico questo? Perché il davanti è questo, quindi io scelgo qual è la parte davanti e lavorerò sul davanti, perché in questo caso mentre prima lavoravamo un po' davanti e un po' dietro, una volta avanti e una volta dietro, adesso qui andiamo a lavorare sul davanti, quindi se lo lavoriamo al rovescio poi si noterà. Mentre se facevamo andata e ritorno, scusate, un giro avanti, un giro dietro, non ce ne accorgevamo. Adesso faccio danno, aspettate, ecco, taglio il filo, tra l'altro io ho finito anche il filo, quindi solo per farvi capire che mentre prima lavoravamo una volta sul davanti, una volta sul dietro, il lavoro quindi non lo notiamo, no? Non lo notiamo, ma se lavoriamo tutto in un verso, dobbiamo lavorarlo sul dritto, altrimenti si nota. Ok, forse adesso l'ho spiegato meglio. Ora, io ho finito il filo qui, ci siamo lasciati qui, che ero messa in questo modo, vedete? Adesso non so se voi siete sul davanti o sul dietro, comunque si è visto che io ho tagliato il filo, anziché fare dei piccoli punti per arrivare a metà, io parto decisamente dove mi interessa, che è proprio qui sul fiore, accanto, no? Per partire proprio col nostro fiore barra sorriso, ecco. So più come chiamarlo, volte fiore, volte sorriso, vabbè, l'abbiamo già detto. Quindi io mi blocco il mio filo, scusate un attimo, ok, allora prendiamo il filo giusto, così. Allora, quindi siamo qui, ritorno indietro, faccio una maglia bassa, lo metto a posto, così l'ho bloccato, ne faccio solo due perché abbiamo già una bella maglia bassa e quindi sono 7 maglie alte, giusto? Dobbiamo partire di nuovo con la nuova sequenza, quindi sono 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. E semplicemente ora dobbiamo continuare 3, 4, 5, continuare la nostra sequenza come abbiamo sempre fatto, 4, 5, in tutto il giro. Praticamente dobbiamo arrivare alla nostra metà del corpo, ok? Quindi 3, 4,
5, 6, 7 maglie alte, nell'archetto una maglia bassa, 3, 4, 5, maglia bassa, 4, 5, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Blocco e via. Allora, praticamente noi lavoriamo tutto il giro. Aspettate, che ve lo spiego meglio. Tutto il giro sul davanti, facciamo il nostro angolo come sempre abbiamo fatto, poi sul sotto e sul retro, ok? Quindi e ci ricongiungiamo qui e continuiamo a fare giri finché non arriviamo alla metà del nostro corpo. Quindi ecco che io dicevo, abbiamo trovata la larghezza dell'ascella, quindi chiunque, qualsiasi misura l'ha potuto trovare. Ora dobbiamo trovare però la larghezza del nostro corpo, quindi andiamo avanti finché non raggiungiamo la larghezza del nostro corpo. Arrivati alla larghezza del nostro corpo ci ritroviamo qui. Chi deve fare il gilet le spiego come fare, chi invece deve proseguire come farò io con la canotta farò vedere la chiusura e come allungarlo, perché poi ovviamente c'è chi lo vorrà corto così e ok, c'è chi però lo vuole allungare e quindi spiegherò come allungarlo. Quindi per il momento andiamo solo ad allargare la nostra metà non mi viene mai gilet, cardigan, questa è una canotta, la metà della canotta e poi ci ritroviamo per l'unione. Allora, quando arriviamo all'unione dobbiamo un attimino aggiustarci, abbiamo bisogno di 2 archetti, ok? Non potevamo farlo subito, lo facciamo adesso. Quindi io ho fatto nel punto in cui dovevo le 7 maglie alte, però adesso non ho lo spazio per fare 2 archetti, quindi farò in questo modo. Faccio 2, 3, 4, 5 catenelle, entro in questo archetto, nello stesso, vedete dove io ho bloccato con la maglia bassa, entro nello stesso e faccio una maglia bassa. Poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nell'archetto dove ho fatto le prime 7 maglie alte e faccio la mia maglia bassa e poi blocco andando nella testa praticamente della prima maglia alta con una maglia bassissima. In questo modo io ho recuperato i due archetti d'unione, ok? Adesso siamo sopra la prima maglia alta e procediamo con 3 catenelle che sono quelle della prima maglia alta del giro successivo più una catenella di separazione e andiamo a fare le 7 maglie alte con le 7 catenelle di separazione. Quindi siamo a 2. Ho voluto farvi vedere questo passaggio, preferisco, ecco, quando ci sono delle cose particolari preferisco farvele vedere piuttosto che spiegarvelo, no? Quando invece sono cose semplici allora ve le spiego. Ok, e andiamo avanti così per il secondo giro, d'accordo? Quindi andiamo avanti per il secondo giro, se non ci sono problematiche ci vediamo quando io sono arrivata alla metà del mio corpo, della metà della canotta. Perfetto, ora vi mostro il passaggio successivo. Allora, io sono arrivata a raggiungere la metà del mio corpo. Qui poi ci sarà la chiusura e quindi questa è la metà del mio corpo. Ok? Quindi a me basta, non vado avanti.
ho già preso la misura dello scollo che vorrò fare, non lo voglio troppo scollato, ma chi lo vuole più scollato lo farà più scollato. Quindi ho contato quanti fiori ci sono da una parte, tanti 1, 2, 3, 4, 5 dall'altra, e ho posizionato il mio marcapunto, se mette a fuoco, comunque il mio marcapunto per definire fin dove io dovrò arrivare. E questo è il davanti. Stessa cosa per il dietro. Ok, questo è il dietro, ho deciso di posizionarla in questo punto, il mio marcapunto, quindi vuol dire che da qui in giù io lo chiuderò, ok? E da qui in su mi rimarrà la mia scollatura e farò solo la rifinitura. Bene. Detto questo, però, ora, per quanto riguarda la canotta, è tutto questo. Per quanto invece riguarda il gilet, la stessa cosa che vi mostro qui andrà fatta nel retro e davanti semplicemente non dovete chiuderlo. Non dovete chiuderlo, ma andare allungarlo come faremo noi adesso con la canotta. Ok, quindi il gilet è semplicissimo, semplicemente non chiudere. Per noi invece che andiamo a fare la canotta, ora dobbiamo fare questo passaggio. Dal marcapunto, diciamo dalla scollatura dietro alla scollatura davanti, non, non andremo avanti non faremo gli archetti, ok? Dopo il punto puff ci sono gli archetti, quindi noi non andremo a fare gli archetti né nella scolatura davanti né nella scolatura dietro, ma partendo dalla posizione che vi mostro, prima di unire andiamo a fare gli archetti prima da un lato, quindi arriviamo fino all'angolo, facciamo l'angolo, andiamo nel lato e poi saliamo sul davanti, ok? Fino al marcapunto, quindi fino alla scolatura del davanti però, ok? Tagliamo il filo e poi stessa cosa facciamo da questa parte, quindi partiamo da un marcapunto che può essere davanti o dietro e facciamo gli archetti sia sul lato dietro, facciamo il nostro angolo e poi andiamo sul lato sotto e sul davanti fino al marcapunto della scollatura davanti. Ok? Perché questo? Perché noi ovviamente gli archetti li facciamo con lo stesso identico criterio che abbiamo fatto gli altri archetti, ok? Quindi sul sorriso o fiore ci saranno 3 archetti, mentre tra un sorriso e l'altro o un fiore e l'altro ci sarà un archetto. Qui ovviamente ci giostreremo, faremo in modo che siano giusti gli archetti. Gli stessi che ci saranno da questa parte, diciamo metà sorriso, saranno insomma, deve essere proprio lo specchio uno dell'altro. Quindi gli archetti solo dal sotto la scolatura in giù, prima da una parte poi dall'altra, dopo uniremo, ok? Perché questo? Perché chiedo scusa, gli archetti ci aiuteranno all'unione, mentre la parte superiore andremo a fare dei piccoli piopolini, ok? Che è carino proprio da vedere. Per chi invece deve fare il gilet, semplicemente qui non lo chiude, magari nella parte centrale mette semplicemente un lacettino, dei bottoni o quello che vuole. Dopo che avremo unito le due parti, quindi al momento facciamo gli archetti, poi lo uniremo insieme e insieme andremo avanti per allungare la nostra canotta, ok? Perché per alcuni questa misura può già andare bene come, diciamo, come lunghezza, per me no. Quindi io mostrerò a chi deve appunto come me scendere e andare avanti con la lunghezza della propria canotta o del gilet, ecco, verrà avanti così con me, ok? Quindi per ora andiamo a fare tutti gli archettini che ci sono dal marcapunto avanti al marcapunto dietro, prima di un lato, poi dell'altro, poi ci ritroviamo per l'unione. Perfetto, dopo aver fatto gli archetti, quindi nella parte di questo è lo scollo, ok? Questo è lo scollo.
quindi sia nella parte avanti che sotto, quindi sotto tutto, e poi dietro fino al marcapunto anche dietro. Siamo pronti per chiudere le due parti. Per chi deve chiuderle tutte e due le parti, ok? Chi invece deve fare il gilet, la parte davanti non la chiuderà, la lascerà aperta. Chi invece deve fare la canotta come me la deve chiudere. E quindi ritorno al mio punto, che è questo, quindi devo girare il lavoro. Ok, togliamo il marcapunto per capire bene dove siamo, tanto adesso. Ok, perfetto. Quindi io ho fatto questi due archetti e da questa parte ci sono gli altri due archetti, quindi dove sono rimasta adesso, che sono praticamente al punto basso, farò 2 catenelle, poi vado dalla parte opposta dove ho l'archetto e proprio qui, aspettate che ecco, accorciamo un po' l'asolina, proprio nel punto basso entro con l'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Ok, adesso 2 catenelle. Ora entrerò nel primo archetto della parte sinistra con una maglia bassa, 2 catenelle, entro nel primo archetto della parte destra con una maglia bassa, 2 catenelle, entro nell'archetto della parte sinistra, maglia bassa, 2 catenelle, archetto destra, maglia bassa, 2 catenelle, vediamo un po', ok, di nuovo archetto sinistro, maglia bassa, 2 catenelle, archetto destra, maglia bassa e 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, andiamo a destra, maglia bassa, 2 catenelle, archetto di sinistra, maglia bassa, 2 catenelle, e procediamo così con la chiusura fino ad arrivare all'angolino. Vi mostrerò, poi tagliamo il filo e cuciamo il dietro. Ecco, sono arrivata quindi alla fine, chiudo, proprio chiudo e taglio. Ok, e qui abbiamo fatto la prima cucitura, vedete? Questo è il mio davanti, la prima cucitura del davanti. Ora devo fare la stessa cosa sul dietro, quindi nello stesso identico modo cucirò la parte dietro. Finito questo ci ritroviamo per allungare. A questo punto ci occorre allungare, per chi ovviamente desidera allungarlo, allungare la nostra canotta. Chi invece vuole proseguire, vedete, questo è il mio dietro, va bene, però chi invece vuole proseguire con il gilet può semplicemente lasciarlo aperto e allungare la parte sotto né più né meno come abbiamo allungato il cardigan sorriso, nello stesso identico modo. Invece per chi deve farlo chiuso come lo farò io, e lo mostrerò appunto appena ho chiuso questa parte. Ok, chiudiamo questa parte. Bene, allora adesso che siamo arrivati al punto di cucire sia la parte dietro che la parte avanti, dietro che avanti, ok?
Io ho già tolto tutti i fili che mi davano noia, quindi non ne ho più in giro, forse, dopo controllo bene. Adesso io voglio allungarlo un pochino e quindi vi mostro come dobbiamo fare per allungarlo, ok? Quindi per chi lo vuole lasciare così, ok. Per chi ha fatto il gilet lo allungherà guardando il cardigan Sorriso. Alla fine vedrete che vi faccio vedere come fare i giri, perché è un po' diverso da questo. Chi invece vuole, ha fatto la canotta come la mia e la vuole semplicemente allungare, mi segue. Allora, partiamo da questo. Innanzitutto fila nuovo, e questo senza meno. Poi, ok, fila nuovo. Dobbiamo fare in modo che il primo sorriso stia tra questo angolo e questo, ok? Quindi utilizzeremo questo spazio e poi dobbiamo fare il sorriso sul sorriso. Questa volta non viene sfasato, ma verrà sul sorriso, ok? Quindi nel centro, e quindi abbiamo bisogno di solo due spazi, e quindi adesso dobbiamo arrangiarci un pochino e lo faremo in questa maniera. Innanzitutto dobbiamo centrare, quindi parto da questo angolino, ok, proprio qui. Beh, a parte che devo bloccare ancora il filo, ok, quindi questa sarebbe la mia prima maglia alta. Ne devo fare in totale 7, quindi ne faccio 2, poi entro già in questa maglia e faccio la terza, mi sposto in questo spazio e faccio la quarta e la quinta, poi mi sposto nel centro di questa maglia, che è l'altro angolo, sesta e settima. Quindi noi praticamente questo sorriso lo facciamo in questa maniera, in modo tale che mi abbracci sia quest'angolo che quest'altro, ok? Che sia praticamente nella parte centrale. Quindi avete visto come l'ho fatto. Dopo aver fatto quindi le nostre 7 maglie alte, andiamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa. Poi 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, una maglia bassa. Nell'archetto centrale, quindi nel sorriso centrale, quindi nell'archetto qui dei 3, no? 1, 2, 3, nel terzo, quindi quello in mezzo, nel secondo, quello in mezzo, andiamo a fare le 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Praticamente adesso i nostri, e poi ovviamente nell'archetto successivo una maglia bassa, e il sorriso non è più sfalsato, sarà un sorriso sopra l'altro, ok? E procediamo così, e più che altro solamente questa partenza, poi dopo vi viene da sola. 3, 4, 5, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. Ops, ok. Poi entriamo nell'archetto centrale sopra il fiore barra sorriso e facciamo le nostre 7 maglie alte, quindi sono 3, 4, 5, 6, forse mi vedete un po' male così, ok, 6 e ancora una, 7. Nell'archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, e nell'archetto centrale 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
maglia bassa e via dicendo, e arriviamo diciamo nella cucitura del dietro o del davanti, a seconda di dove siete partiti, così vi faccio rivedere questa parte qui. Ecco, sono arrivata alla giuntura delle due parti del retro e quindi faccio la stessa cosa, entro nell'angolino, vedete, nella maglia dell'angolino, e faccio 1 e 2, poi vado nello spazio, faccio 3, nell'altro spazio 4, 5, 6 e 7 nell'angolino opposto, ok? E così ho di nuovo le mie 7 maglie alte del sorriso di dietro o davanti, a seconda di dove siete partiti. Nell'archetto una maglia bassa, 1 2 3 4 5, una maglia bassa, 1 2 3 4 5, una maglia bassa, e in quello centrale 2 3 4 5 6 e 7, maglia bassa, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, e andiamo avanti così fino a ricongiungerci con la nostra partenza. Ecco, sono arrivata praticamente a combaciarmi con l'inizio, con la partenza. A questo punto, a parte che mi sono arrotolata, ok, ho fatto i miei 2 archetti, la mia maglia bassa, e mi inserisco nella testa della prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, ok? Praticamente io sono già sulla prima maglia alta, quindi riparto 3 catenelle più una di separazione, no? Perché dobbiamo fare le 7 maglie alte con la catenella di separazione. Catenella di separazione, e continuiamo praticamente con lo schema che abbiamo fatto finora, né più e né meno. Allora 2 4 6 e una 7, quindi qui mi aggancio con una maglia bassissima, maglia bassissima, e si ricomincia da capo, ok? Quindi praticamente noi adesso dobbiamo fare né più e né meno che il lavoro che abbiamo sempre fatto, se non che adesso giriamo, si può dire in tondo, ok? Ci congiungiamo, tiriamo sulle catenelle per ripartire. Quando dobbiamo fare il punto puff, ovviamente faremo prima 3 catenelle, poi il punto puff e via dicendo. Il classico, no? Che si fa normalmente quando vi unite con l'inizio del giro. Quindi noi avremo nella parte centrale il nostro primo fiore e tutti gli altri fiori saranno uno sopra l'altro. Quindi vi farò vedere quando io sono arrivata alla misura che desidero fare, voi potete farlo crescere quanto vi interessa come lunghezza, perché qui stiamo guardando solo la lunghezza, ok? Abbiamo guardato per prima cosa lo scalfo, quindi senza fare nessun tipo, scusate, senza fare nessun tipo di calcolo abbiamo raggiunto la misura dello scalfo. Senza fare calcoli abbiamo raggiunto la dimensione, la larghezza della nostra canotta o gilet, a seconda di cosa avete fatto. Li abbiamo uniti e vi ho mostrato come fare, e adesso stiamo allungando la nostra canotta. Ci troviamo quando abbiamo raggiunto la lunghezza desiderata e vi mostro come lo rifinisco, semplicemente come il cardigan, quindi con dei punti piopolini. Per chi non avesse visto il cardigan lo mostro, così almeno vi mostro come faccio la mia rifinitura, ok? Allora, io ho terminato
la mia lunghezza. Quindi praticamente ho fatto solamente tre sequenze e sono arrivata alla mia lunghezza. Vi dico anche che misura ho realizzato, non so se vi può servire, comunque sia io ve la do. Dalla spalla fino al fondo sono circa 54 centimetri, dalla spalla fino al fondo. Ho una larghezza totale, una larghezza di 48, vedete, 48 centimetri circa, ok, 48 centimetri circa, e lo scalfo è di più o meno 26, mentre la scollatura davanti, no, questo è il dietro, è circa 18. Quella sul davanti mi è cascato tutto, mi sembra giusto, recuperiamo. Mentre sul davanti è più profonda ed è 20 centimetri. Ok, 20 centimetri, quindi vi ho dato un paio di misure. La spallina, volete sapere quanto è la mia spallina? È di 5 centimetri circa nella parte più stretta. Ok, detto questo, non so se avete notato, ho fatto i miei piepolini. Vedete? Ho già rifinito tutta la parte sotto, ho già rifinito il mio scalfo. Ok, adesso andiamo a rifinire insieme, vi faccio vedere come si fa per chi non lo sapesse. Allora andiamo a partiamo ovviamente con il filo a nuovo, ok, quindi agganciate il filo in qualsiasi posizione che voi vi è più comodo e si parte così. Si fa una maglia bassa, quindi 3 maglie basse, in poche parole 3 maglie basse, 2 maglie basse, chiedo scusa, nella terza io ho fatto il piopolino, quindi io qui nello spazio ho fatto una maglia bassa, qui ho saltato la maglia bassa nello spazio, e poi vado sul mio punto puff, faccio la mia maglia bassa, poi tiro su 3 catenelle, vado all'interno della maglia bassa, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Quindi nello spazio delle 2 catenelle faccio 1 e 1, 2 maglie basse, poi entro di nuovo sopra la testa del punto puff, maglia bassa, 3 catenelle, rientro nella maglia bassa in tutte e due le asoline, vedete? Questa è la maglia bassa, io entro qui e qui, faccio passare il filo, lo faccio passare anche nell'asolina e ho fatto una maglia bassissima. Entro di nuovo nello spazio, 1 e 2 maglie basse, di nuovo sulla testa del punto puff, maglia bassa, 3 catenelle, entro nella maglia bassa, maglia bassissima, così chiudo il piopolino, 1 e 2. Di nuovo la terza è questa, quindi 1, 2 e 3, piopolino, di nuovo 1, 2, 3, siamo sopra proprio il punto puff, 1, 2 e 3, entro nella maglia bassa e si ricomincia, 1 e 2 nello spazio, e qui questo è il terzo, 1, 2, 3. Qui bisogna farlo con molta calma, perché ecco, quando arrivate tra un sorriso e l'altro o un fiore e l'altro, una maglia bassa,
io ho saltato la maglia bassa centrale e faccio l'altra maglia bassa qui, poi vado sul mio punto puff, 1 2 3 e via dicendo, ok? E questo dove avete i sorrisi. Vediamo dove non li avete. Per esempio qui nello scalfo io ho fatto le 2 maglie basse nello spazio, vedete? In poche parole ho abbracciato, noi avevamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Io ho abbracciato la mia maglia alta con 2 maglie basse sulla maglia alta e poi nella terza faccio il piopolino, quindi di nuovo 2 maglie basse e il piopolino e via dicendo. Quindi sono sempre 2 maglie basse e nella terza faccio il piopolino. E basta. Adesso io finisco di fare questo, l'ho fatto appunto su tutti i miei margini, quindi sullo scalfo, sullo scollo e sotto, su tutti i miei margini. Se fate come ha fatto Sofia, che ha fatto appunto il gilet, quindi nella parte proprio qui dell'apertura non avete fatto le asoline, così in modo tale da poter fare i piopolini sui sorrisi, come abbiamo fatto sul cardigan, né più né meno che il cardigan sorriso, ok? E l'avete fatto, lo farete sia nella parte destra che nella parte sinistra. Io penso di avervi detto tutto, le misure ve l'ho dato, il pure bambù è uno spettacolo, eventualmente non doveste trovare il pure bambù, potete tranquillamente farlo con il Summer che è meraviglioso anche lui, anzi vi mostro come può venire col Summer. Ecco, questo qui è il filato Summer, vi lascio comunque anche il link del filato Summer e questo è il cardigan sorriso che ho fatto nella versione Summer, quindi praticamente con questo filato, oltre quello che vedrete proprio chiedo scusa, che vedrete nel tutorial del cardigan sorriso. Quindi questo è con il Summer e trovo che sia veramente stupendo. Non lo trovate nel tutorial, questo perché l'ho realizzato poi dopo. Ok, come vedete i piopolini li ho messi anche nelle maniche e li ho messi nel davanti come voi dovete fare se farete appunto il gilet. Ok, quindi eventualmente per il gilet anche come andare avanti nella parte sotto, guardate il tutorial del cardigan sorriso, così almeno sapete come fare, perché la cosa che cambia è semplicemente la manica, quindi se dovete farlo aperto basterà da un certo punto in poi seguire il tutorial del cardigan. Ve lo mostro anche però fatto con la Cake Cotton Fine. Ecco, questo è il risultato del mio cardigan sorriso fatto con la Cake Cotton Fine. Quindi praticamente anche questa cake più o meno in questo periodo se ne trovano pochissime. Ci sono ancora 4-5 colori al momento in cui sto registrando. Questo colore ovviamente è esaurito. Ovviamente perché appena escono i nuovi colori io li prendo subito perché non voglio perderli, so che poi dopo difficilmente li ripristinano, è proprio una loro, non so, è un loro pensiero. Per quanto riguarda le cake, fanno dei colori che poi gli anni dopo successivi non ci sono più, ne faranno poi di nuovi, quindi è un po' come avere una collezione, no? E io quando vedo i colori delle cake che mi piacciono, le prendo immediatamente. Quindi se andate sul sito per le Cake Cotton Fine e vedete un colore che vi può piacere, tenete conto che lavorato è sempre 10 volte più bello che visto nel gomitolone, diciamo così, prendetelo e non aspettate, perché difficilmente riprendono, rimettono in stock di nuovo gli stessi colori, difficilmente, capita veramente di rado. E quindi vi ho fatto vedere che possiamo realizzarlo sia con il pure bambù
che con il Summer che con la K Cotton Fine, oppure con il Cotton Fine. Il Cotton Fine è praticamente un filato in cotone mercerizzato e questa è l'altra canotta che ho fatto, che vi ho mostrato in anteprima. E questo ha delle sfumature, se non sbaglio c'è anche qualcosa senza le sfumature, ok? Ecco, questa qui ha le sfumature sul lilla, non penso che questo colore ci sia ancora. Ecco, questa qui è il risultato con la Cotton Fine, non la cake era quella di prima, questa è la Cotton Fine e questa è appunto sempre la canotta che ho realizzato per me. Ok, finisco di sistemare la mia canotta con i miei pioppolini, tolgo i fili, la lavo, la stiro e poi ve la mostro. Ed eccolo qui terminato. A questo punto, se avete seguito il mio tutorial, siete arrivate allo stesso mio punto e avete confezionato la vostra creatura sorriso. In questo caso non so se avete scelto di fare la canotta oppure il gilet, non lo so, ma in ogni caso sicuramente sarà uno spettacolo. Mi raccomando, fatemelo vedere sul gruppo su Facebook che ci tengo tantissimo, ok? Complimenti a tutte, ringrazio tutte coloro che hanno voluto seguirmi fino a questo punto. Se non siete già iscritte al mio canale, vi prego iscrivetevi e se vi è piaciuto il video regalatemi un pollicione su e magari scrivetemi qualcosa, sono golosissima dei vostri messaggi, d'accordo? Grazie a tutte ad avermi seguito. Alla prossima! Thank you.